Il mondo è pieno di problemi tanto da sembrarti un puzzle game? Oggi vediamo come si sviluppa il problem solving. In Little Nightmares, tra un'inquietudine e l'altra, avrai proprio la possibilità di sviluppare la tua abilità di problem solving. Eh sì, perché la piccola e indifesa Six deve affrontare un mondo che è troppo grande per lei e tanto pericoloso. E l'unico modo di uscirne è ingegnarsi e diventare grandi problem solver. Piccoli nel corpo, ma grandi nell'anima. Mamma mia che spot! Comunque, se ti stai chiedendo se si può sviluppare questa capacità, ebbene sì, si può. E grazie all'aiuto di Little Nightmares, oggi vediamo qualche trucchetto per riuscire ad affrontare i problemi in maniera più efficace. Per me, un problema è una sfida, è un modo per mettere in gioco me stessa. E se ci pensi, i videogiochi si basano tutti su questo concetto. Ogni videogioco inizia con un problema da risolvere, un nemico da sconfiggere, una missione da portare a termine o un mondo da salvare. E non c'è niente di meglio di un puzzle game per riuscire a capire quali sono le strategie più efficaci per risolvere un problema. E Little Nightmares, dove il tuo pensiero fisso è ok, come esco da qui, fa proprio al caso nostro. Quindi iniziamo. Il primo passo per riuscire a trovare una via d'uscita è osservare ciò che ti circonda. Il gioco inizia senza tante cerimonie, nessun tutorial, nessuna spiegazione, vedi solo questo esserino giallo dotato di 2 braccia, 2 gambe e un accendino. Insomma, sei buttato lì in questo mondo e devi capire in totale autonomia che cosa devi fare e il perché devi farlo. Quindi, la prima cosa da fare quando ti ritrovi ad affrontare un problema è capire il problema a fondo. Non essere superficiale e non dare per scontato che la prima cosa che vedi sia l'unica cosa di cui hai bisogno, ma analizzalo, osservalo e capiscilo bene a fondo. Studialo da più punti di vista, capisci nell'essenza, com'è nato, perché, in quale circostanza, quali sono le possibili conseguenze, quali sono le aree che influenza. Insomma, conosci a fondo il problema e non ti fermare alle apparenze. Quello che ho notato in Little Nightmares è che se sai osservare abbastanza bene l'ambiente, sarà proprio l'ambiente stesso a suggerirti le soluzioni a quel problema. Ovviamente, più vai avanti e più sarà difficile notarle, però con un po' di attenzione sarai sempre in grado di trovare gli indizi proprio in ciò che ti sta intorno. Quindi concentrati e osserva. Passo numero 2. Anche il tempismo ha la sua importanza. Diciamo che sei Six di Little Nightmares e stai cercando di sfuggire a un mostro che vuole cercare di mangiarti a tutti i costi. Non puoi combattere, la direzione possibile è solo una e hai già visto il nascondiglio in cui andare. Però ogni volta che provi ad andarci, quel cavolo di mostro riesce a prenderti e mangiarti. Dove cazzo vado? Magari la tua soluzione va bene così com'è, ma la stai solo applicando nel momento sbagliato. Insomma, ciò che c'è di sbagliato in questa sequenza non è la soluzione in sé, ma è solamente il tempismo. Forse esci dallo stealth troppo in fretta, oppure dovresti iniziare a correre prima, oppure stai saltando troppo presto o troppo tardi. Insomma, ci vuole tempismo, non devi solo fare la cosa giusta, ma la devi fare anche nel momento giusto. Risolvere un problema può essere complicato, però mantieni la calma e la lucidità. Lascialo anche decantare. La tua mente continuerà a pensarci in background e può essere che la soluzione ti arrivi così, dal nulla, un'illuminazione insomma. E fatto questo, ti rimane solo da risolvere il problema. Semplice, combina soluzione e tempismo e risolvi il problema definitivamente. Sì, perché il problema non è risolto finché non è risolto definitivamente. Ad esempio, se il mostro che vuole sbranarti cambia stanza, non significa che sia sparito per sempre e quindi non puoi considerare il problema risolto. È veramente importante capire che ignorare il problema, cercare di aggirarlo o trovare una soluzione temporanea non può essere interpretato come un ok, l'ho risolto. No, in alcuni casi può andare bene trovare una soluzione temporanea, ma solo finché non trovi una soluzione definitiva o solo finché stai aspettando il momento giusto. Ma devi essere cosciente che il problema si ripresenterà. E normalmente quando lo fa si ripresenta in modo molto più aggressivo. Quindi cerca sempre una soluzione definitiva al problema, anche in vari step e pianificando nelle varie fasi, non lasciandole a se stesse. In Little Nightmares non riuscirai a superare tutti gli ostacoli al primo tentativo.
O perlomeno io non ce l'ho fatta. E va benissimo così, perché testare, sperimentare e poi riprovare finché non trovi la strategia che si incastri perfettamente con tutto, va benissimo. A volte bisogna provare a fare qualcosa semplicemente per vedere che cosa succede. Pensa ad esempio alla prima volta che hai visto le sanguisughe in Little Nightmares. Sì, si può anche intuire che sono nemici, ma perché darlo per scontato? La prima cosa che ho fatto io è stato avvicinarmi e vedere che cosa succedeva. Poi, nel momento in cui mi sono saltate addosso e hanno iniziato a strangolarmi, ho avuto la certezza che fossero nemici. Insomma, a volte bisogna tentare e essere pronti a fallire, anche solo per avere qualche dato in più riguardo quel problema. Però, alla fine, ogni problema ha la sua soluzione. E sviluppare l'abilità del problem solving significa anche imparare dalle proprie esperienze e anche dai propri fallimenti. Ma in ogni caso, inizia sempre dall'osservare bene il problema per capirlo a fondo e trovare il tempismo giusto per applicare la soluzione. Sono sicura che con questi piccoli suggerimenti tratti da Little Nightmares riuscirai a fare grandi passi avanti nel problem solving. Fammi sapere se questi consigli ti sono stati utili e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanellina, in modo da non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.